È meglio, sì. Apri, 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 lingua su, ok, perché qua abbiamo bisogno un po' di elasticizzarlo, spingi, 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 morbido. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Anita. Ciao! Allora, Anita è una bravissima pallavolista emergente, giusto? Yes. Brava. Ancora non è un ruolo ben preciso, giusto? Però è giusto che andiamo a testare un pochino le sue muscolature, anche per una questione anche di prevenzione. Non ha chissà quale fastidio. Un pochino di cervicale, mi dicevi, ma perché sei anche una studentessa modello, giusto? Anzi, modella, è proprio vero, a tutti gli effetti, una studentessa modello. Allora, qua ti fa male? Tanto, sì. Qua di meno? Ok, quindi c'è effettivamente un blocco. Mi fai inghiotti per favore? Ammazza, Ok. esatto, questo è proprio un problema di... proprio, apri la bocca, fa vedere un attimo, tocca la lingua col palato. Scusa, tocca il palato con la lingua. Sì. Guarda un po', ok, apri, 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 lingua su. Ok, fammi di nuovo chiudere per favore. Se io faccio questa situazione qui, inghiotti, è meglio? Molto meglio. Questa è un'altra problematica tipica che trovo spessissimo di deglutizione atipica, però indotta dalla cervicale, quindi tu devi sapere la lingua, ok? In realtà poi si aggancia alla cervicale, quindi quando tu non hai la possibilità di proprio fastidio a inghiottire è perché la lingua ha bisogno di aiuto, no? Perché è troppo retratta. In questo caso però non è un problema della lingua, è un problema della cervicale che sta manifestando la sua problematica sulla lingua. Questo è interessante, più a lungo termine, però adesso già sblocchiamo tutto. Altra cosa che però io voglio vedere è la mobilità delle tue spalle, ok? Non ci sono grossi blocchi, forse qui nella parte finale hai qualche tensione in più a destra. Sei destra, giusto? Sì. Qui è perfetta infatti, ma non hai grosse problematiche. Fammi vedere un attimo così, spingi indietro. Qua è un po' debole, infatti proprio mi interessava questo. Guarda, facciamo i test da seduti, vai dall'altro lato? Sì, grazie. Seduta per favore qui, grazie. Allora, voglio fare un attimo dei test muscolari su tutta la spalla per valutare appunto tutte le varie possibili problematiche. Spingi in alto, guarda, senza ruotare, solo tutto il braccio, spingi, guarda, così, ok? Via. Ok, questo è fortissimo, dritta così, spingi in alto, fortissima, fai il pugno, resiste la mia forza, ok, spingi in alto tutto, dritta, ruota così, senza piegare il gomito, spingi verso la testa, qui debolissima, ok, questo è importante perché possiamo prevenire delle problematiche a livello proprio delle clavicole, soprattutto la tua destra, e per questo ti voglio fare un altro test. Mantieni il braccio così, ma la testa spingila in basso, ok, vedi che c'è un problema, ok, questo è un problema letteralmente più dell'aspetto clavicolare che altro, questo è molto interessante. Vediamo la cuffia dei rotatori, ruota verso l'alto, buono, spingi verso di me, buono, ruota di lato, ok, spingi in alto, questo è debole, spingi in alto, questo è debole. Questo è un altro test che si fa per il sovraspinato, per una parte specifica del sovraspinato, quindi qualcosina qui c'è, fa male, ruota verso il basso, e qui invece sei fortissima, ruota verso di là, vai, buono, ruota verso l'interno questa volta, buono, qua non hai niente, però abbiamo delle problematiche interessanti, quindi ricapitoliamo. Su clavio, ok, che è questo muscolo qui, clavicola in generale, ok, sternocleidomastoideo con la clavicola, questo muscolaccio qua che dà fastidio, e effettivamente abbiamo già testato, aspetta un attimo, spingi indietro, questo qui che è il muscolo trapezio inferiore, quindi ci sono un po' di problemi effettivamente. Gira un po' così, spingi indietro, questo medio invece è perfetto. Fa vedere dall'altro lato giusto per sicurezza,
così, dritta per favore, spingi indietro, questo è perfetto, vedi la differenza? Questo qui invece che era debole dall'altro lato pure, spingi verso la testa senza piegare il gomito, è fortissimo, vedi la differenza? E anche qui sovraspinato, spingi in alto, è fortissimo, ok? Quindi dobbiamo sistemarlo perché sennò ti farai male, questa è una cosa importante. Prima cosa, subito voglio fare un piccolo test. Se noi tocchiamo questi punti qua, questi sono i punti neurolinfatici del sovraspinato, ok? Voglio vedere se si rinforzano tutti gli altri, sarebbe fantastico. Spingi indietro e questo si rinforza perfettamente, mantieni così, spingi verso la testa, si rinforza perfettamente, tipo per magia, spingi in alto. Aspetta, sì, spingi in alto e si rinforza perfettamente. È questo che ci sta dicendo, che è lui il responsabile. Un po' sono stato fortunato perché ho preso quello più importante, giusto? Siamo stati fortunati, ma effettivamente se noi andiamo a stimolare e ad aiutare questo muscolaccio qua, il sovraspinato, si rinforzano tutti contemporaneamente e questa è una cosa fantastica. Li andiamo a stimolare, questi sono dei punti importanti, siamo neurolinfatici, ok? Mi stimolo un secondo perché fanno un po' male forse, un pelino, ma poco, pochissimo. Vediamo se ci basta, che dici? Facciamo anche quelli posteriori, un attimo. Fa male un pelino, giusto? Pelino. Ok, fa vedere di nuovo. Allora, questo dritto, ruota, spingi indietro ed è straforte. Questo così, spingi verso la testa, straforte. E per ultimo, sicuro, spingi in alto, sei straforte pure qua. Visto che magia, Ora, fa vedere un'altra cosa. Intanto questa qui non ha più nessun tipo proprio di limitazione nella parte finale, sei straordinariamente perfetta. Voglio vedere però qui, spingi in basso la testa. Anche questo si è rinforzato. E niente, abbiamo fatto un miracolo. Basta, con 2 secondi, che dobbiamo fare? Ora diventerai Serie A, mi raccomando. Io ho standard alti, ricordati. Allora, qui fa male, vero? Qui di meno. Praticamente niente. Sentirai un piccolo clicchino, non ti spaventare. Questo, guarda, me lo mantieni così, sempre ruotata verso l'alto. Mi fai un respiro? Butta l'aria. Prendi ancora l'aria. Rilassa, eccola qua, hai visto che meraviglia? Adesso fa meno male, vero? Subito, gira la testa, non giri alla grande, dall'altro lato giri alla grande, giù la testa, spingi in basso, ok, non hai niente di particolare. Qui andiamo a sbloccare un po' il resto, pancia in giù, troverai, guarda, i poggiabraccia qui, quindi mettiti proprio semplicemente a pancia in giù. Perfetto, sì, la testa giù, rilassati. Controllo il bacino, molto importante. Effettivamente abbiamo una piccola, vedi, dismetria a sinistra, ok, vedi che non si toccano le mie dita. E voglio fare un altro piccolo test. Mi dai le braccia tutte e due? Guarda, la testa giù per favore. Lascia. Ok. Stessa cosa, vediamo. No, questi sono a posto, quindi più che altro problema dalla parte giù. Vado a vedere il sacro. Non è storto, questo è positivo. Mettiamo i nostri cunei. Scusami. Molto bene. Qui hai male, vedi? Questo è perché hai un po' la scoliosi, Un bel respiro, anche qui sentirà un bel click. Butta l'aria, rilassa. Ecco fatto, hai sentito? È bello, Morbida. Che bellezza, hai visto che scrocchi? Ora sblocchiamo un po' qui. Aspetta un attimo che dobbiamo fare una cosetta. Una sequenza antica che ci memorizza bene la posizione corretta del bacino. Vediamo un po' se è vero.
lascia, piega. Molto bene, perfezione. Sul fianco verso di me, di lato, verso di me, grazie. Sì. Stai giù, attenzione. Aspetta, tranquillo. Vai giù. 1, 2, mantieni questa posizione un attimo per favore, questo lo dai a me. Morbida, sentirai un bel clock. Hai visto che bella? Ah, lo fai sempre, mannaggia. Vieni di qua. Sicuramente lo fai meglio di me. Aspetta, faccio io, mettiti meglio. Mettiti girata, girati. Ti aiuto se vuoi, così. Prendo la tensione corretta, ok? Questo qui, morbida. Ecco, fatto, pancia in su. Mi dai un attimo le mani? Testa. Dammi la testa. Bel respiro. Butta l'aria. Ok, niente, qua non hai che te granché. Ottimo. Qui ti ricordo, vedi che avevi qualche piccolo dolore. Spingi con la rotazione verso la sinistra, vai. 1, 2, lascia. 0 dolore, giusto? Spingi rotazione a destra, ruota. Guarda, aspetta, lascia, così, ok? Vai. 2, lascia. Ecco fatto. Fantastico, vero? Non stringi i denti, sei giovanissima, in salute, non è niente di particolare. Ok. Ho tutto a scrocchi. Piega. Hai visto che bello? Posso chiederti un attimo qua la tua mano? Scrivi tanto, vero? Morbida. Ok. Scusa, questo ti dava un po' di fastidio. Ecco fatto. Dammi la mano. Questo è meglio, però scrocchia lo stesso. Morbida. Questo non ha niente di particolare, no? Vieni seduta verso di là. A posto. Direi che sei straperfetta adesso. Vediamo un po'. Ok. Aspetta, fammi rivedere. Straperfetta. Voglio lavorare un pochino questa muscolatura qua. Mettiti a pancia in su. Un po' più indietro, non ti seccare? Verso di me, no, verso di me. Ancora. Ok, lascia così, grazie. Morbida. Ah, vedi che qua fa male? È molto teso qui. Ancora. Che c'è ancora un piccolo blocco qua, lo senti? Fa male? Allora non fare nessun movimento. Morbida. Appoggia a me. Morbida. Ok, ci siamo. Bravissima. Meglio, vedi? Ok, ti posso chiedere di rivenire un attimo in piedi? Ah, benissimo.
girati un attimo. Ti posso richiedere un attimo? Sì, slaccia pure, tranquilla. Ok, Stai tranquilla, non ti preoccupare. Ok. Ti posso chiedere di nuovo, ti ricordi all'inizio ti ho fatto fare, ti ho fatto inghiottire, no? E hai avuto molte difficoltà anche sul momento. Ti posso chiedere di rimanere un attimo dritta, ok? Rimani. Ok, puoi ringhiottire per favore? È molto più facile o no? Fammi vedere. Inghiotti? non ci riesco. Questa ancora no, quindi dobbiamo fare qualcosina in più. Pancia in su per favore. Allora, cara, ti devo chiedere di mettere una gamba così, una gamba cosà, ti dà fastidio? Fa male? Vai giù, questa così, lascialo a me, il pollice proprio tipo verso il basso per favore, di nuovo anche dall'altro lato, bravissima, vedi così, ti metto in modo tale, vedi che la testa sta un pochino indietro, ti sollevo però un pochino, i piedi devono andare verso il pavimento, tira fuori la lingua per favore, no proprio la lingua, scusa la devo veramente tirare, mi spiace, quindi un attimo, è un po' male, resisti un attimo, non ti seccare, tira fuori, lo so che è noioso, mi spiace, un attimo, tira bene ancora, perché qua abbiamo bisogno un po' di elasticizzarla. È molto retratta, tira. Sì. Ecco, perfetto, manteniamola così. Spingi proprio i piedi come se volessi toccare tipo il pavimento. Esatto, con la punta delle dita per favore. E anche le braccia, tipo i pollici. Bravissima così. Guarda in su, brava. Tirala come se volessi toccare il naso. Brava. Stop, grazie, ritorna un attimo dentro. Rimettiti normale per favore. Mi dai cortesemente un attimo solo questo e la testa? Sì, anche la testa, dritta per favore, dritta. Spingi tutte e due in alto, anche la testa. Ok, questa appesa, a posto, adesso spingi. Questa anche va bene, ferma così un attimo. Mi fai un respiro? Trattieni dentro l'aria, spingi in alto, spingi. Il diaframma lavora poco, ok? Questo è importante, perdonami. Questi punti si chiamano i neurolinfatici del diaframma. Gli diamo un attimo di elasticizzazione prima e poi lo sblocchiamo bene, perché respiri comunque molto di spalle tu, non tanto di diaframma. Stop, vediamo, prendi aria, trattieni dentro, spingi in alto, adesso è a posto, vedi? Mi fai vedere una cosa ancora, piega le gambe, elasticizziamolo un po', piegale, le braccia giù, non ti seccare, appoggia a me, andiamo proprio a lavorarlo un po' questo diaframma che ti fa bene, anche perché fa parte proprio di questa catena muscolare che tu devi sapere, la lingua arriva praticamente a livello di catena muscolare fino agli alluci dei piedi, è incredibile la nostra lingua, però se è retratta da questi problemi, anche dà fastidio proprio alla deglutizione, ok? Morbida giù. Hai il cuscino? No, ok. Un pelino male, giusto? Posso chiederti di toccare il palato con la lingua? Sì, senza aprire la bocca, non ti preoccupare. Ora aprila, ma mantieni la lingua sul palato. Apri, mantenendo. Brava. Bravissima. Chiudi. Apri, sempre mantenendolo. Apri di più, il più possibile, sempre mantenendo il più possibile. Bravissima, elasticizziamo. Adesso per favore con la lingua dentro, ok? Con la lingua da dentro tocca il mio dito. Sì, ferma un po'. Anzi, aspetta che cambio testina. Dimmi se va bene, spingi qui, grazie. Accettabile, sì? Ok. Andiamo a sbloccare un po' il pavimento sottomentale dove sta anche la lingua. Spingi, brava. Spingi. L'altro lato, spingi sul mio pollice, sì. Ok, dà troppo fastidio?
no? Accettabile, spingi, spingi. Spingi, 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 spingi. Grazie, vediamo un po'. Vediamo se ci basta. Vieni in piedi. Qui, grazie di nuovo. Come prima, ti posso chiedere di inghiottire, vediamo se riesci meglio. No? Innanzitutto mi sembra già che muovi molto di meno, proprio hai meno necessità. Fa vedere se qui ci riesci, inghiotti. Ancora è difficile. Tu proprio hai bisogno di tanto lavoro. Fammi vedere una cosa. Vediamo un po' se io mantengo ancora questa posizione. Inghiotti, riesci? Sì, riesci. Allora dobbiamo un po' lavorare ancora questa cervicale. Ti posso chiedere di ritornare qui sul lettino? In su, grazie. In su va benissimo. Ti faccio venire però molto indietro. Aspetta, tolgo pure il cuscino, guarda. Vieni, vieni, ti dico io basta. Vai, vai, ancora, 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 ancora tanto. Ok, basta così, grazie. Qua siamo di fronte proprio a un caso in cui effettivamente la lingua è molto retratta, veramente proprio tanto. No? Avevi problemi per esempio nel linguaggio da piccolo, hai fatto logopedia? No. Ok, questo è molto positivo, poteva essere. Probabilmente sei stata, hai messo apparecchi tutto? Ti ricordi se hai messo elevatori linguali, cose del genere? No. Non hanno mai guardato questo? Morbida. Morbida. Morbida, morbida, morbida. Ok, ferma così. Morbida, morbida, morbida. Ok. Morbida, morbida, morbida. Ok. Io faccio rientrare, sei piccolino. Morbida. Morbida. Ok, ottimo. Vediamo un po', ritorna sul lettino. Ritorna sul lettino. Rimettiti in piedi, grazie. Probabilmente il tuo caso ha bisogno di un percorso, questo è chiaro, perché hai una problematica a lungo termine interessante, a breve termine non hai niente di particolare, però questo a lungo termine è di interesse sinceramente. Vediamo inghiotti, riesci? Un po' sempre in molta difficoltà. Però, cioè, quasi. Ci prova, sì, esatto, però la lingua è troppo retratta per poter... Guarda, ti faccio vedere una cosa, rimani tipo sulle punte, ok? Inghiotti, riesci adesso? Sì, fammi vedere un'altra cosa, pancia in su. Ci proviamo in tutti i modi, però è difficile che si faccia, sai, in una sola visita. Però è interessante, ci sono anche degli esercizietti che ti potrò dare. Rimani molto, molto morbida, morbida. Ecco, molto, molto morbida. Eccolo là. Sì, strano, vero? Ti metti di nuovo in piedi? Dobbiamo fare un po' di prove, no? Perché sei un caso più interessante, no? Ti posso? Inghiotti di nuovo, è meglio? È meglio, è meglio, è meglio, sì. Beh, batti 5, dai che ce l'abbiamo fatta, quasi non ci credevo più. Grazie tantissimo per aver scelto il mio studio. Sicuramente, come detto, avrai bisogno di un percorso che ti permetta di mantenere, di sviluppare sempre più elasticità in questa catena, ma sono molto contento che siamo arrivati già a vedere il primo risultato, che comunque sarà più a lungo termine. Grazie sempre per aver scelto il mio studio e alla prossima visita. Ma allora guarda, hai un caso, ripeto, che nel breve termine, quindi le cose che riguardano magari la spalla, la cervicale, cioè sono cose che se ne vanno presto, cioè non è un problema, sei giovanissimo. Sì, però hai effettivamente una deglutizione atipica reale molto importante, quindi hai difficoltà proprio alla deglutizione perché la lingua è troppo retratta. Ti dico la verità, essendo giovanissimo, quanti anni hai? 16 anni, è perfetto. Se per esempio lo fai notare al dentista che ti segue ed effettivamente ti fanno probabilmente anche il taglio con laser,
ok? Non della lingua, ti tagliano il legamento, non lo senti neanche, si cauterizza subito e ti dà un po' di elasticità perché effettivamente ne avresti bisogno, se no puoi farli al sito degli esercizi, per esempio lavandoti molto bene le mani puoi prendere la lingua e la tiri proprio letteralmente mentre spingi un po' indietro la testa. La testa mi raccomando non così, ma come per la vuoi raddrizzare così, ok? E tiri fuori la lingua. Poi questi esercizi che ti ho fatto vedere, spingi così, così in modo tale da rinforzare le lateralità, che sono semplici. E l'ultimo magari interessante è se tu per esempio vuoi prendere una matita o qualcosa che magari disinfetti prima, non lo so, la lavi o comunque qualcosa, uno stecchino, anche sai lo stecchino degli involtini, lo tieni tipo così in bilico. Non è facile, sai, anche per esempio ci sono questi esercizietti con le molliche di pane, devi fare e devi tenerlo in equilibrio. Lo so, per questo si devono provare finché non riesci, capito? Giusto, è come iniziare il primo giorno di palestra. Per me è un problema. Capito? Cioè, dobbiamo fare degli esercizi per questa lingua. Okay? Anzi, però sei fortunata perché spesso si hanno problemi nella S, nella R. Forse mi potrebbe capitare a volte. Può capitare, sì, perché ha effettivamente la lingua un pochino corta. Va bene, dai, comunque intanto una grande cosa.